Bentornati gentili ascoltatori e ascoltatrici di Palla al Centro, il podcast di Dario Focardi, ovvero me in persona, e benvenuti di nuovo qua sui social di questo podcast. State ascoltando la prima puntata. Prima di passare però a raccontarvi i contenuti che troverete, vi ricordo che potete andare a cercare e a recuperare la puntata 0, ovvero la presentazione di tutte le squadre di Serie A, scorrendo fra le puntate presenti qui su Spotify o su YouTube, a seconda di dove state ascoltando o guardando questo episodio. I contenuti di oggi, dicevamo, allora parleremo di Serie A, Serie B, Chinese Super League e K-League, quindi il campionato cinese e il campionato coreano. Ma iniziamo subito andando a leggere insieme i risultati della prima giornata di questa Serie A. Genoa-Inter 2-2, Parma-Fiorentina 1-1, Empoli-Monza 0-0, Milan-Torino 2-2, Bologna-Udinese 1-1, Verona-Napoli 3-0, Cagliari-Roma 0-0, Lazio-Venezia 3-1, Lecce-Atalanta 0-4, Juventus-Como 3-0. Questa è la classifica. Atalanta, Hellas Verona, Juventus e Lazio a 3 punti, Genoa, Inter, Milan, Torino, Bologna, Fiorentina, Parma, Udinese, Cagliari, Empoli, Monza e Roma a 1 punto, mentre chiudono la classifica in 4 Venezia, Como, Napoli e Lecce. Andiamoci a vedere rapidamente anche chi è in testa alla classifica marcatori, soprattutto chi ha segnato già una doppietta. Quindi troviamo i 2 atalantini, Brescianini e Reteghi, quindi 2 arrivati, 2 nuovi arrivi subito a segno con una bella doppietta nella larga vittoria dell'Atalanta su Lecce. Mosquera a 2, altro interessante nuovo acquisto, nuovo arrivo fatto dal Verona. Sean Sogliano veramente si conferma uno straordinario talent scout. E poi abbiamo Thuram, invece Tikus Thuram, che si conferma grandissimo attaccante per l'Inter, anche lui con 2 gol, e poi tutta una serie di altri calciatori a un solo gol. Ora andiamoci ad ascoltare insieme Daniele Mureddu, che ci racconta le sue impressioni su Genoa-Inter vista direttamente dagli spalti dello stadio Luigi Ferraris. A te, Daniele. Un saluto a Dario e a tutti gli ascoltatori di Palla al Centro. Il Genoa ha iniziato al meglio la propria stagione in un Ferraris pieno in ogni ordine di posto e davanti a una gradinata Nord protagonista di una bellissima coreografia che ha acceso i riflettori sul match. Match che i ragazzi di Gilardino hanno interpretato nel migliore dei modi. Sappiamo che questo tipo di partite, specialmente giocate al Ferraris, esaltano le qualità agonistiche del Genoa, e basti pensare che nel campionato scorso solo Milan e Atalanta delle big hanno sbancato Marassi e non senza batimenti. I rossoblù sono andati avanti con Vogliacco, bravo ad approfittare di una disattenzione colossale della difesa nerazzurra per segnare la sua prima rete fra i professionisti. Un gol speciale, proprio perché Vogliacco è una creatura di Gilardino, buttato dentro dal violinista di Biella dopo essere stato ignorato per parecchio tempo da Blessing durante la stagione di Serie B, e sempre bravo a farsi trovare pronto quando chiamato in causa. Vogliacco tra l'altro ha sviluppato un grandissimo attaccamento con la tifoseria e ne è la prova l'esultanza sfrenata sotto la Nord, indicando continuamente lo stemma del club sulla maglia. L'Inter poi è tornata alla carica facendo pesare la superiorità tecnica e riuscendo a ribaltare il risultato con 2 bellissimi gol di uno straordinario Marcus Thuram, vera spina nel fianco del Genoa. Il Genoa però non si è arreso e è tornato alla carica con ordine e determinazione, cercando di approfittare della serata non felice della retroguardia nerazzurra e approfittando al 90° suonato del mani di Bissek per mandare sul dischetto Junior Messias, che ha letteralmente fatto vacillare le coronarie di tutti i tifosi di fede genoana prima di far esplodere il Ferraris in un boato pazzesco e riportando in auge un vecchio slogan che recitava fino all'ultimo bypass. Ora però la palla passa alla società. Mister Gilardino ha chiesto almeno 2 o 3 acquisti dopo le cessioni eccellenti di Reteghi e Gudmundsson, e il solo Pinamonti infatti non è sufficiente. Basti pensare che contro l'Inter, per via anche di alcuni infortuni, in panchina c'erano 7 ragazzi della primavera e all'86° minuto ha fatto il suo esordio in Serie A il 17enne Ekator, attaccante della primavera di cui si parla un gran bene. Grazie ovviamente a Daniele per questo suo splendido contributo. Lato Inter, c'è da dire che Simone Inzaghi nelle sue dichiarazioni post partita non era affatto contento, ha detto alla Gazzetta che non è soddisfatto. Dopo l'1-2 ho messo Aslani per gestire meglio la palla così da essere più bravi in possesso, ma insomma
Prendendo 2 gol così è difficile vincere, onore al Genoa che non ha mai mollato con cuore e impegno. Il pari però non ci soddisfa, non dovevamo prendere il secondo gol in quel modo, e dice insomma che Bissek non era poi lucido nel finale. Andrebbe chiesto a Simone Inzaghi perché ha deciso appunto di utilizzare Bissek piuttosto che di far giocare fin da subito Benjamin Pavard. Probabilmente non era al meglio il centrale francese, ma insomma si è fatto un gran parlare di Bissek durante la preparazione, e poi alla resa dei conti il ragazzo non ha soddisfatto appieno tutte le aspettative. Ma andiamo avanti con i nostri contributi dei nostri inviati e passiamo a Mattias Moretti che ci racconta questo pareggio a reti bianche fra Empoli e Modena. A te la parola, Mattias. Una partita tutt'altro che memorabile, quella tra Empoli e Monza alla prima di campionato, complice anche un campo da gioco per la prima volta che io ricordi a mia memoria del Castellani, a parte la Coppa Italia la settimana scorsa, in condizioni disastrose. Vabbè, capita di sbagliare, fra un mese c'è la prossima in casa e si spera sia tutto sistemato. Quindi complice anche un terreno terribile, partita in cui comunque l'Empoli mostra di essere una squadra interessante. Monza mi è sembrato molto indietro di condizione fisica, a livello di corsa, di anticipo, di pressing alto, recupero palla siamo stati nettamente superiori, e magari il Monza anche dovrà ancora finire di intervenire sul mercato, immagino. E la fase offensiva dell'Empoli è molto più frizzante di quello che ricordavamo l'anno scorso, con Esposito, Colombo e Fazzini che promettono di fare buone cose. Poi ieri non hanno trovato il gol e neanche tantissime occasioni, ce n'è stata una grossa di Colombo nel secondo tempo e una grossa anche per il Monza su una mischia in aria con Caldirola, tutte e due tirate sopra la traversa. E appunto Monza che deve sicuramente recuperare sul piano della condizione fisica, dove l'Empoli è molto più pronto ma rischia ovviamente in autunno magari di pagarla andando in una fase di calo. Dal mio punto di vista 3 punti un po' buttati, nel senso che per la mole di gioco, per la brillantezza, per la velocità del gioco avremmo dovuto essere più concreti, creare più occasioni da gol e alla fine magari uno sarebbe anche arrivato. Però potremmo dare noia. Ora abbiamo 2 trasferte a Roma e Bologna in cui contro squadre nettamente superiori sulla carta, ma con questa condizione fisica e questo tipo di azioni potremmo anche dargli fastidio. Ringrazio Mattias per questo contributo. Adesso invece proseguiamo con le nostre analisi, anzi le analisi dei nostri inviati, e ne abbiamo ben 2 per parlarci di quella che è probabilmente stata la partita più scoppiettante di questa prima giornata di Serie A, ovvero quella fra Milan e Torino, cui si affrontavano squadre guidate da 2 nuovi allenatori, almeno uno dei 2 debuttante a 52 anni in Serie A, parlo ovviamente di Vanoli, allenatore del Torino, e nel Milan invece il ritorno di Fonseca che ha fatto una serie di cambi, diciamo un po' pirotecnici nell'11 iniziali, ma non voglio dire altro, quindi lascio la parola a Vincenzo Lacerenza per il Milan e Francesco Bonsi del Torino. Ci sentiamo o vediamo subito dopo. Milan-Torino, prima giornata. Alla fine è arrivato un pari che alla vigilia sarebbe stato giudicato abbastanza insoddisfacente dal mondo rossonero, ma che dopo la partita sa a tutti gli effetti di punto guadagnato. Più ombre che luci, infatti, nella prima uscita ufficiale del Milan, nonostante comunque alla fine il diavolo non meritasse di perdere, e i dati che comunque raccontano di 26 tiri verso la porta e 2 expected goal prodotti lo testimoniano in qualche modo. A preoccupare però ancora una volta è la tenuta difensiva della squadra, intesa più che altro come fase. Ancora una volta, esattamente come nella passata stagione, il Milan è apparso troppo fragile, con un centrocampo incapace di fare filtro e schermare adeguatamente il reparto arretrato. Complici di tutto ciò sono state anche un po', a dire il vero, delle scelte, diciamo, piuttosto opinabili, per non dire cervellottiche, di Fonseca, apparso forse un po' troppo poco lucido alla sua prima uscita sulla panchina rossonera. Una su tutte ha lasciato parecchie perplessità. Salemakers, schierato nel ruolo inedito di terzino sinistro, è mandato letteralmente allo sbaraglio contro lo strapotere fisico e atletico di Raul Bellanova. Difficile poi
dare equilibrio ad un 4-2-3-1 molto sbilanciato, quando i due mediani sono Bennacer e Loftus-Cheek, entrambi piuttosto impacciati per vari motivi. L'algerino, dopo l'infortunio, diciamocelo, non è mai più ritornato ai livelli del 2022 ed oggi è soltanto il lontano parente del giocatore ammirato nell'anno dello scudetto. L'inglese invece ha confermato ancora una volta di non essere adatto per ricoprire quel ruolo e per svolgere quel particolare e prezioso tipo di mansione. Diciamo che però il Milan aveva anche delle attenuanti. Col neoacquisto Fofana e con Reinders rimasto in panca nella prima frazione perché ancora in ritardo di condizione, la musica, lo spartito dovrebbe cambiare. E proprio l'olandese, entrato nella ripresa insieme a Theo, a Okafor, che nell'extra time ha trovato nella spazzatura il gol del pari, sono state le note più liete della serata, ovviamente insieme ad Alvaro Morata, no? L'MVP di Milan-Torino. Oltre a riaprire la partita con un sigillo che ha riecheggiato un po' Filippo Inzaghi per lo stile, lo spagnolo si è già caricato la squadra sulle spalle e parla già come un leader, invocando un cambio di mentalità. Ecco, il Milan deve fare esattamente questo, deve seguire l'esempio di Alvaro e deve ripartire dalle sue parole, magari anche regalandosi ancora qualche ritocco nelle ultime settimane incandescenti di calciomercato. Allora, nonostante il risultato finale, che comunque è ottimo perché un punto a San Siro è un'ottima cosa, sono contento della prestazione, sono molto contento della prestazione, anche perché non mi aspettavo una crescita così importante subito alla prima giornata, vedere una squadra già così rodata, anche se, come ha sottolineato Vanoli a fine partita, bisogna migliorare ancora in certi aspetti, però la squadra già inizia a ruotare, si vedono già delle ottime cose e non me l'aspettavo anche perché in Coppa Italia contro il Cosenza si era visto che mancava ancora qualcosa e c'era ancora tanto da lavorare. Invece ieri abbiamo fatto un'ottima partita e abbiamo impostato benissimo la fase di non possesso, infatti nel primo tempo non ci sono stati grandi pericoli da parte del Milan, ma ce ne sono stati di più del Toro. Poi dopo ovviamente il Milan ha dovuto spingere per trovare il pareggio e poi l'ha trovato alla fine, e quindi il Toro si è un po' più rintanato nella propria metà campo e il Milan ha fatto anche dei cambi che alla fine si sono rivelati decisivi, che sono stati appunto i due marcatori Morata e Okafor. E dispiace perché in entrambi i gol uno dei responsabili, o possiamo dirlo, il responsabile principale è Sazonov, che entra per un infortunio di Lazzaro, ma comunque nulla di grave, e si perde in marcatura sia Morata sia Okafor, quindi dispiace buttare via 2 punti in questo modo, però dobbiamo cercare di vederlo come un punto guadagnato, che comunque secondo me è tanta roba, ma anche proprio per come l'abbiamo conquistato con questa prestazione ottima. In fase di possesso si vedono sempre più miglioramenti, un gioco che ricorda molto quello di Conte, ma anche quello di Ventura, sfruttando molto le 2 punte, quindi il primo gol arriva proprio con un velo di Zapata per Sanabria, che poi va a servire Lazzaro sulla fascia e mette quel pallone dentro per Bellanova. Quindi Vanoli vuole un gioco veloce, rapido, bisogna migliorare ancora, ma si vedono già dei miglioramenti veramente importanti e comunque sono molto contento della prestazione. Peccato insomma, perché si poteva ottenere 2 punti in più. Quindi ringrazio Francesco Bonsi e Vincenzo Lacerenza in ordine inverso, quindi Vincenzo Lacerenza e Francesco Bonsi, che ci hanno parlato di
Milan e Torino, questa scoppiettante partita che si è vista a San Siro, chissà che cosa succederà nelle prossime settimane a entrambe le compagini, siamo molto curiosi, ovviamente curiosi di saperlo, no? Giusto? Gentili ascoltatori e ascoltatrici, adesso passiamo a quella che è stata la grande sorpresa di questa giornata e andiamoci a vedere, ad ascoltare o vedere, a seconda che siate su YouTube o Spotify, che cosa ci racconta il nostro Francesco Andreose, che è tornato felice ovviamente dallo stadio Bentegodi. A te Francesco. La prima grande sorpresa di questo campionato arriva da Verona, dove un Hellas straripante travolge il Napoli di Conte, davvero troppo brutto per essere quello vero. Per la verità il primo tempo si è giocato in un sostanziale equilibrio, dove per la verità una sterile supremazia l'aveva avuta il Napoli. Nel secondo tempo invece la storia è completamente diversa. Le entrate di Suslov e di Mosquera al posto di Castanos e Tegnseth hanno dato sicuramente nuova verva al Verona, che è salito letteralmente in cattedra, andando a sovrastare sia a livello fisico sia a livello di gioco il Napoli di Conte, che sembrava effettivamente non essere quasi sceso in campo dopo il primo tempo. Gli eroi di giornata, oltre a Mosquera, autore di una doppietta e momentaneamente leader della classifica marcatori, e Livramento, autore del gol che ha sbloccato l'incontro, un merito va sicuramente all'eterno Lazovic, che nonostante l'età dimostra sempre un grande impegno in campo e soprattutto è stato l'autore di del delizioso assist che ha permesso il primo gol appunto di Livramento. Un'altra menzione speciale va sicuramente anche a Belayen. Ne sentirete parlare di questo giocatore, è entrato a freddo a sostituire Serdar, che ha avuto un infortunio, e nonostante la giovane età e anche la ridotta esperienza, l'anno scorso non ha giocato moltissimo, ha saputo prendersi in carico del centrocampo giallo-blu e ha saputo dirigere con maestria il gioco. Infine un grande applauso sicuramente lo merita anche mister Zanetti, capace di rialzare una squadra che solo la settimana scorsa aveva perso malamente in casa con il Cesena e sembrava veramente lontano da poter realizzare l'impresa che ha realizzato appunto contro il Napoli. E infine non può mancare ovviamente il pensiero al direttore sportivo Sogliano, che siamo solamente alla prima giornata di campionato, però sembra che anche quest'anno abbia imbroccato le scoperte. La doppietta di Mosquera ha sorpreso un po' tutti, così come anche il gol e la facilità di inserimento in squadra di Livramento. Attenzione però che comunque siamo alla prima giornata, il campionato è lunghissimo e bisognerà vedere se effettivamente poi questi giocatori confermeranno quanto di buono fatto vedere domenica sera. E poi non dimentichiamo, e soprattutto qui a Verona non lo dimentichiamo, che il campionato, il mercato deve ancora chiudere, e da qui alla fine del mercato sicuramente, io ne sono convinto, e ho anche già un nome che risponde a Ciacciua, a qualcun altro, qualcuno partirà, ecco, secondo me partirà Ciacciua. Ringraziamo ovviamente Francesco Andreose per questa ottima e molto approfondita analisi della partita fra Verona e Napoli. Andiamo velocemente a vedere le altre. Bologna e Udinese pareggiano 1-1. Il Bologna di Italiano sembra la Fiorentina di Italiano, crea tantissimo, ha un XG altissimo ma non riesce a concludere, quindi l'Udinese ne approfitta e si porta a casa un bel punto che insomma già mettere fieno in cascina fin dall'inizio della stagione per la salvezza non è mai male. Pareggiano 0-0 il Cagliari e la Roma è purtroppo non messa benissimo, si vede che è una squadra incompleta, il Cagliari fa il suo, onestamente si porta a casa questo pareggio, la Roma ha bisogno di qualità, manca qualità. Tutto dipenderà, o molto dipenderà, se Dybala rimarrà oppure no. Lazio-Venezia 3-1, la Lazio la danno tutti come una squadra che non rientrerà nelle coppe europee, ma a me ha fatto una buona impressione da un punto di vista del gioco, veramente complimenti a Barone, che insomma è partito bene con questo bel 3-1 sul Venezia, ovviamente non diciamo lo scoglio più insormontabile da affrontare, ma insomma ottimo Lazio, mentre il Venezia
insomma c'è da fare altri puntelli se si vuole provare a salvarsi. Lecce-Atalanta, vittoria roboante dell'Atalanta nonostante le innumerevoli voci di mercato che fanno sì che Koopmeiners sia rimasto fuori, Lookman sia rimasto fuori dopo l'avvicinamento al Paris Saint-Germain, e il Lecce niente, squadra un po' così, in fase di aggiustamento. Torniamo all'Atalanta, doppietta di due novità, Brescianini e Retegui, e soprattutto la sensazione di una squadra che è già molto pronta. Ovviamente dipende anche dal fatto che l'Atalanta doveva giocarsi la Supercoppa con Real Madrid e quindi ha fatto una preparazione probabilmente più rapida per essere pronta fin dall'inizio della stagione. Dulcis in fondo, Juventus Como, ma per cui andiamo a sentire il nostro inviato, bello dirlo anche se non è propriamente così, ma insomma il nostro esperto Dario Pellegrini, che è andato appunto a vedersi la partita allo stadio, e sentiamo che cosa dice di questa Juventus Como, che è una partenza molto molto interessante, questo 3-0 della squadra di Thiago Motta. A te Dario. Prima Juventus di Thiago Motta è targata Generazione X perché per la prima volta dal 1994 i bianconeri hanno presentato un 11 titolare che avesse un'età media di 24.4 anni. La media poi è ulteriormente scesa nel corso della partita perché Thiago Motta poi ha finito con ben 7 giocatori nati oltre l'anno 2000 in campo, ed è un qualcosa che ha acceso veramente gli entusiasmi dello Juventus Stadium. Ieri si respirava un'aria diversa, un'aria molto molto differente rispetto a quella patita soltanto qualche mese fa. C'è voglia di un nuovo corso ed è un qualcosa che viene essenzialmente guidato dal campo, dove addirittura il primo gol ufficiale della stagione della Juventus viene segnato da Mbangula, un ragazzo che fin qua non era mai stato schierato titolare durante la sua esperienza in bianconero, un ragazzo cresciuto nella Next Gen, che ha dato il via alle danze. Una grande partita anche quella di Kenan Yildiz, sempre parlando di ragazzi nati il 2000, dopo il 2000 Dusan Vlahovic non è riuscito a trovare l'appuntamento con il gol, ma Thiago Motta può ritenersi soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi ottenuta contro il Como, perché a livello corale ci sono state veramente poche sbavature da parte dei bianconeri. Oggi si sono fermati però uno degli autori del gol, Weah, un altro nato negli anni 2000, oltre che Thuram. Vedremo come Thiago Motta cercherà di mettere una toppa a questa situazione. Va altresì detto come anche l'ingresso di Douglas Luiz e la buona prestazione di Locatelli sembrano non far preoccupare rispetto per l'appunto alla defezione di Khéphren Thuram. Giuntoli lavorerà sugli esterni, specialmente ora che anche Weah non sarà disponibile per la prossima partita. Lasciamo la Serie A, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, e passiamo a guardare velocemente la Serie B, che ha disputato anch'essa la prima giornata. Brescia-Palermo 1-0, subito grande sorpresa perché tutti si aspettano il Palermo come una delle grandi favorite del campionato. È vero che il Brescia è una mina vagante, quindi ci sta anche che gli uomini di Maran siano partiti fortissimi e abbiano sorpreso il Palermo di Dionisi. Il Bari invece perde in casa 3-1 con la Juve Stabia. Attenzione, il Pisa pareggia 2-2 con lo Spezia. Ero allo stadio a vedere la partita, insomma partita equilibrata, probabilmente il Pisa avrebbe meritato qualcosa in più, ma insomma lo Spezia non ha rubato niente. Le due squadre saranno protagoniste per la lotta ai playoff da qui alla fine della stagione. La Salernitana, retrocessa, vince in casa 2-1 col Cittadella, parte quindi bene subito. Il Südtirol batte il Modena in un altro scontro stile Pisa-Spezia, con due squadre insomma che se la giocheranno per i playoff, mentre il Catanzaro riesce a bloccare sull'1-1 in casa il Sassuolo. Va anche ricordato l'errore marchiano dal dischetto di Laurentè, che spara la palla nello spazio. Il Cesena e la Carrarese, in una partita fra due neopromosse, vince proprio il Cesena in casa 2-1, anche se la Carrarese onestamente avrebbe meritato il pareggio, ha preso anche una traversa, insomma, che è ancora grida vendetta. Cosenza Cremonese è la grandissima sorpresa di questa giornata. Cosenza con la tifoseria che è ancora in contestazione contro Guarascio,
per evidenti e giusti motivi anche, batte in casa comunque la Cremonese 1-0, ovviamente non la tifoseria ma la squadra. Frosinone e Sampdoria si spartiscono 2-2 i punti, mentre la Reggiana pareggia in casa con il Mantova, quindi Mantova sorpresa anche questa, insomma non ci aspettavamo che potesse subito alla prima giornata fare il risultato. Andiamo a vedere invece la classifica, che recita così: Juve, Stabia, Cesena, Salernitana, Südtirol, Brescia e Cosenza tutte a 3 punti, a 1 punto un gruppone con Frosinone, Mantova, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Catanzaro e Sassuolo, mentre a 0 troviamo Carrarese, Cittadella, Modena, Cremonese, Palermo e Bari. Prossima giornata: Modena, Bari, Südtirol, Salernitana, Brescia, Cittadella, Cremonese, Carrarese, Pisa, Palermo, Sampdoria, Reggiana, Sassuolo, Cesena, Spezia, Frosinone, Catanzaro, Juve, Stabia e Mantova, Cosenza. Detto questo, il prossimo contributo è un contributo particolare perché, come vi avevo detto nella puntata 0, ripeto, la potete trovare scorrendo nella lista episodi sia su YouTube che su Spotify, dove sarete voi in questo momento, ovviamente lo deciderete proprio voi stessi. Dicevo, grande sorpresa, parliamo anche di calcio asiatico. In particolare in questa puntata parleremo di Chinese Super League e K-League. Di K-League mi occuperò io dopo aver sentito il contributo di Luigi Gemmi sulla Chinese Super League. A te, Luigi. Alla 24esima giornata di Chinese Super League è successo quello che ha riaperto il campionato, ovvero lo Shanghai Port aveva l'occasione per strappare, andare a +8 e avere praticamente il titolo in tasca, vincendo il derby con lo Shenhua. Lo Shenhua era reduce 2 giornate prima dalla sconfitta 2-1 col Beijing Guan per una sconfitta fasulla, in quanto aveva perso con le riserve. Molti pezzi importanti non erano presenti in quella partita. Il derby comunque si mette bene per il Porto, che passa in vantaggio per 1-0 col gol di Wang Shenchao, ma viene espulso Wen Jie. Wen Jie viene espulso attorno al 30° del primo tempo, rigore per lo Shanghai Shenhua, che viene parato. Andre Luiz si fa parare il rigore da Yan Zunling e già da lì proprio era una giornata storta. Però il maestro russo Leonard Slutsky con i cambi vince la partita, e a deciderla, o almeno a pareggiare la partita, è Yuan Chao, veterano esterno di 37 anni che è passato per la Chinese Super League, ha diversi campionati alle spalle anche nella gloriosa epoca. Pareggia 1-1 e fornisce l'assist del 2-1 di Andre Luiz. Poi Andre Luiz al 96esimo su assist di Jean Teixeira fa il 3-1 definitivo e lo Shanghai Shenhua vince e si porta a -2 dal Porto, a 6 giornate dal termine, e quindi il campionato è totalmente riaperto. Facendo una panoramica invece generale, Chengdu Cheng ha perso 3-0 con lo Shandong. È successo veramente di tutto questa giornata. Shandong quinto quest'anno, Chengdu terzo, gioca per una qualificazione FC Champions League 2. E il Tianjin di Compagno si trova al 6° posto, mentre in zona retrocessione Qingdao e Nantong sono le squadre che per ora retrocederebbero, con il Nantong che ormai ha un piede in seconda divisione. Ringraziamo Luigi Gemmi per questo contributo così interessante sulla Chinese Super League, e quindi insomma, arrivata alle parti finali, si rivela decisamente piccante. Andiamo invece a vedere la K-League, quindi il campionato coreano, arrivato alla 27esima giornata su 33. Come funziona? Ci sono 12 squadre, si affrontano 3 volte, quindi in tutto giocano 33 giornate, poi le prime 6 finiscono nella finale A, le seconde 6 nella finale B. Le prime 3 del campionato si qualificano per la ACL Elite, quindi la Champions League Asiatica Elite, mentre la vincitrice della Coppa di Corea per la ACL 2. Retrocede la 12esima direttamente, mentre l'11esima spareggia con la seconda di K-League 2, la 10ª invece va a spareggiare contro la vincente del playoff fra terza, quarta e quinta di K-League 2. Ma andiamo a vedere i risultati. Daegu FC batte il Jimcheon Sangmu 3-0 sugli scudi. Il più forte giocatore in questo momento del campionato coreano, probabilmente da alcuni anni, anzi, che è Cesigna, il brasiliano
attaccante del Daegu FC. I Jimcheon Sangmu, per chi non lo sapesse, è la squadra dell'esercito, perché i ragazzi sudcoreani sono obbligati a fare 2 anni, 18 mesi di solito o 21 mesi di leva militare obbligatoria per l'appunto, e gli atleti di alto livello possono chiedere di entrare nel Jimcheon Sangmu, quindi comunque continuano a giocare, e quest'anno la squadra in K-League One. L'FC Seoul di Lingard batte 1-0 il Jeju United, continuando questa scalata verso la vetta della classifica, arrivata alla 4ª vittoria di fila nelle ultime 5 partite, l'altra è un pareggio, quindi molto molto interessante. Jeonbuk Hyundai Motors, squadra, per chi segue il campionato coreano, una delle giganti del campionato, però quest'anno molto molto male, non è che l'anno scorso sia andata molto bene, ma quest'anno è per il momento ultima in classifica, ma batte Pohang Steelers 2-1. Il Daejeon Citizen FC, altra squadra invischiata lotta alla retrocessione, vince uno scontro diretto contro l'Incheon United per 2-1, mentre l'Ulsan Hyundai, 2 volte campione di Corea nelle ultime 2 stagioni, non sta andando benissimo, è terzo in classifica. Hong Myung-bo, l'allenatore, se n'è andato per accettare, anche perché era obbligato per una normativa che c'è in K-League, e diventare allenatore così della nazionale sudcoreana. Perde in casa col Suwon City FC 2-1 con l'espulsione di Jo Min-kyu, il bomber dell'Ulsan, mentre il Gangwon, che andremo a vedere è primissimo in classifica, batte 3-2 il Gwangju dopo essere stato sotto per 2-0 con gol anche dell'albanese Asani, che abbiamo visto anche giocare contro di noi all'ultimo europeo. Questa è la classifica. Gangwon FC 50 punti, Jimcheon Sangmu 46, Ulsan Hyundai 45, Pohang Steelers e Suwon City FC 44, FC Seoul 42. Dopodiché andiamo alle squadre che dovrebbero andare nella finale B. Gwangju FC a 37, Jeju 32, Incheon 28, Daejeon Ana Citizen FC 27 col Daegu FC a 27 e Jeonbuk ultimo a 26. L'FC Seoul la 5ª partita l'ha persa, giusto così per la precisione, perché mi ero confuso. Io vi ringrazio, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di Palla al Centro, il podcast che ho creato, ideato e che produco al momento, e vi ricordo, se siete su YouTube, di lasciare un like se vi è piaciuto, oppure quantomeno di commentare chiedendo anche magari degli approfondimenti specifici se vi è piaciuto. Likeate anche il canale, perché così magari cliccando la campanella siete avvertiti di quando usciranno le prossime puntate, e se invece siete su Spotify ricordatevi di cliccare il più in maniera tale da essere sempre aggiornati sulle nuove notifiche. Che dire, buon calcio e buon fine settimana a tutte e a tutti voi.